Salve a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Sherlock Holmes, crimini e punizioni. Stiamo qui cercando di risolvere il mistero sulle rotaie. Abbiamo appena finito di parlare col capostazione e dobbiamo cercare di andare a Bridlington per avere informazioni sulla gente che c'era sul treno scomparso. Quindi ci spostiamo verso Bridlington e vediamo cosa succede. Deduzioni penso che ancora non ci sia niente da fare perché non è saltato fuori. Qui è andato in tilt tutto? No. Cosa cavolo è successo? Esci? Sì, vabbè, non c'è ancora niente da fare, dai. Ok, siamo arrivati a Bridlington. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? No, non so. A me lo chiedi. C'è qualcuno? Railway post bags. C'è nessuno? Non c'è niente. Nebbia. Oh, vediamo, qui c'è qualcuno. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Abiti da lavoro, biglietto economico, fede, pelle ruvida. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, of course their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. A giudicare dalle mani e dai vestiti del passeggero sembra un operaio specializzato. Non ha bagagli ed è solo, di conseguenza non sta facendo un viaggio e non è in vacanza con sua moglie. Prende il treno tutti i giorni per andare e tornare dal lavoro. In questo caso dovrebbe avere familiarità con queste ferrovie e conoscere bene le stazioni, proprio come altri pendolari. E questo è a posto. Parliamo con questo. Allora, il signor Robinson. Proprio lui cercava. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Gentile. Cappello australiano. Vestiti costosi. Anello d'oro pesante. Niente. Pelle di coccodrillo. Quindi
You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Ok, vediamo cosa c'è da fare. Tab perché dobbiamo parlare del treno. E poi c'è una nuova persona che Robinson è un uomo ricco che detiene uno status elevato in società, a giudicare dai vestiti costosi e dall'anello d'oro. Il suo cappello australiano e le scarpe di coccodrilli permettono di dedurre che si tratta di uno straniero approdato in Inghilterra. Molto probabilmente si trova qui per un viaggio di lavoro. Oh, ci sono delle deduzioni da fare, vediamo cosa c'è. Allora, treno scomparso e i cileni sono rimasti a bordo. Quindi, la permanenza dei cileni sul treno è stata una semplice coincidenza, il macchinista non se n'è accorto. I dirigenti della compagnia cilena Barcazes sono stati lasciati intenzionalmente sul treno. Il controllore ha fatto scendere tutti i passeggeri del treno, a eccezione dei cileni. Secondo me questa qui è quella giusta, però niente, fine. E adesso continuiamo la nostra ricerca. E dove cavolo è finito il capostazione? Andiamo a vedere. Privato. Tanto io entro comunque. Capostazione. Perfetto. Vediamo cosa hai da dirci. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed.
This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Oh, guardiamo cosa c'è. Oh. Giovane età. Sì, questo me ne eravamo accorti anche lì. Vestiti puliti. Istruzioni. Macchie d'inchiostro. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. No. Seleziona la risposta giusta, saperla. Apart from the passengers disembark... I did. What was it? Sorry, but... Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Stazione ferroviaria di Chesterfield. Il treno è arrivato a 0:30, partito alle 0:35. No. Errori. Il capostazione di Bridlington è piuttosto giovane, cerca di mantenere la sua divisa pulita e studia a fondo le mansioni del suo lavoro. Le macchie d'inchiostro sulle dita della mano destra indicano che questo giovane ha scritto molto, di recente. Sembra che abbia appena finito gli studi e ottenuto il primo vero lavoro della sua vita. Allora, dobbiamo andare a Chesterfield. Il rapporto del capostazione di Chesterfield sul treno scomparso era pieno di errori e appena leggibile. Non si capisce se il treno sia passato alla sua stazione. Qui abbiamo Chesterfield, benissimo. Perfetto, qua c'è ancora qualcosa da fare. Vediamo dove. Apertura nel pavimento. Foglio. Prendiamo il foglio e vediamo cosa c'è. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Assicurazione stipulata da Thomas L. Robinson per il suo prototipo chiamato generatore autonomo di elettricità. Questa polizza copre parzialmente la perdita del prototipo fino al 50% del suo valore. Importo massimo della copertura 15.000 sterline, durata dell'assicurazione 1 anno, rinnovabile. C'è da parlare del rapporto. Don't touch anything, please. Non è
a lui, andiamo a vedere, parlare con Robinson. Perfetto. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your gripsack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype, and this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Abbiamo messo nel deposito bagagli la valigetta, adesso la possiamo andare a vedere, naturalmente. Sei furbetto, eh? Sto guardando dove è questo deposito bagagli. Qui. Perfetto. Dove l'abbiamo messa la valigetta? Eccola qua. This gripsack belongs to Mr. Robinson. E questo lo I sapevamo think we già. should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Ah, solita roba. Aia. No? Su quanto ci stiamo fermi qua per niente? Cioè, questo qui è solo qui, giusto? Perfetto. Di per forza così. Stavolta andava bene. Benissimo, aperto. Perché stavolta andava bene? Non lo so. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Questo è un contratto di vendita esclusivo riguardante il prototipo dedicato alla fornitura di elettricità in modo autonomo. L'Emerson Electric Company, l'acquirente, è consapevole di acquistare il dispositivo così com'è ed è d'accordo con tale condizione. Signor Thomas L. Robinson, il venditore, non è responsabile di eventuali problemi col prototipo dopo l'acquisto, indipendentemente dalla conoscenza di tale problema da parte di una delle parti al momento della vendita. L'acquirente è obbligato a corrispondere a un pagamento anticipato del 10% del prezzo del prototipo alla firma del contratto. Il restante importo dovrà essere pagato entro un mese. An exclusive sales contract.
Mr. Robinson is the seller. Questo è un contratto di vendita esclusivo riguardante il prototipo dedicato alla fornitura di elettricità, ma è uguale a quell'altro di prima. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Questo è un contratto di vendita esclusiva riguardante il prototipo dedicato alla fornitura di elettricità in modo autonomo. Barcazas, compagnia cilena, acquirente è consapevole di acquistare il dispositivo così com'è ed è d'accordo con tali condizioni. Quindi dopo Yet tutto il another resto, exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Yet another exclusive sales è un altro contract. questo qua. Mr. Ma quanti ne Robinson is the seller. venduti? Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. Bene, per oggi è tutto e nella prossima puntata proviamo a vedere le deduzioni, visto che ce ne sono, però ormai è giunto il momento di salutarci. Grazie per la visione del video, a presto, ciao ciao!